Pianificare un programma alimentare vuol dire in primo luogo avere ben presenti quelli che sono gli obiettivi che si intendono perseguire. Linea comune o minimo comune denominatore di qualsivoglia programma deve essere una duplice finalità. La prima è quella del mantenimento della funzione metabolica attiva, efficiente. La seconda finalità è quella del mantenimento e della tutela della salute e dell'efficienza del nostro sistema gastrointestinale. Purtroppo, sempre più spesso, noi donne vediamo il cibo come un nemico, non come un alleato. E questo è un enorme errore. Scientificamente il cibo, soprattutto quando si parla di un risultato estetico, è il nostro principale strumento di costruzione. Parliamo infatti di funzione plastica. Il cibo è il mattone di costruzione di quello che è il nostro cambiamento fisico. Ma il cambiamento fisico si ottiene attraverso una performance e per poter essere performanti abbiamo bisogno di energia. Ebbene, il cibo è la nostra energia per massimizzare la performance in palestra. Questo significa che necessariamente strutturare un programma alimentare consono significa contestualizzarlo, ossia individuare nel caso concreto quello che è il rapporto imprescindibile tra l'input e l'output calorico. Allora come ci poniamo di fronte ai cosiddetti deficit calorici? Soprattutto nel mondo agonistico, quando si è in ritardo sulla tabella di marcia, i programmi diventano estenuanti, con deficit veramente importanti. Sarebbe preferibile pianificare a lungo termine. La pianificazione è lo strumento con cui evitare di arrivare ad estremismi. Perché? Perché l'estremismo purtroppo presenta un conto molto salato, sia in termini metabolici sia in termini ormonali. I nutrienti sono tutti importanti e spesso operano in maniera sinallagmatica, ossia in maniera congiunta. Per questa ragione è importante che siano tutti presenti in tutti i pasti. E rimarco il ruolo delle fibre. Allora, del pari andiamo a condannare due atteggiamenti. L'uno è quello di demonizzazione di alcuni alimenti, ad esempio i carboidrati. Pensiamo a quante donne hanno timore di mangiare carboidrati, ma basterebbe avere contezza di che cos'è una glicolisi, di che cosa significa produrre e rilasciare ATP per capirne l'importanza, specie se si è agonisti. D'altro canto, anche l'idolatria verso altri nutrienti come le proteine è sbagliata. Le ripercussioni organiche in termini renali, in termini gastrointestinali o epatici sono tantissime. Dunque è importante assumere tutti i nutrienti, suddividere i pasti, ma soprattutto è importante il timing, inteso come, prima di tutto, assunzione di più pasti, più numerosi, meno abbondanti per non sovraccaricare il nostro apparato gastrointestinale e per favorire la funzionalità metabolica e soprattutto per combattere quello che è il classico catabolismo. I nutrienti dovranno essere assunti da fonti diversificate. È un grande errore quella di nutrirsi esclusivamente di alcune tipologie di alimenti. Diversificare è molto importante. Ricordatevi che siete quello che mangiate, quindi la qualità del cibo che acquistate è parimenti importante. E qui inserirei il discorso della supplementazione. La supplementazione deve essere di qualità. Non pensate che avere un'alimentazione corretta sia sufficiente. Purtroppo la biodisponibilità di vitamine, ma soprattutto avendo riguardo al discorso fatto inizialmente del sovraccarico dell'apparato gastrointestinale, obbligano soprattutto chi ambisce a risultati di alto livello ad assumere supplementi, ma i supplementi devono essere di qualità. Dunque, in conclusione, possiamo concludere che dobbiamo assolutamente non vivere il rapporto con il cibo come un'ossessione. Il cibo è un alleato, bisogna però stare molto lontani dalle mode alimentari e bisogna, per avere un risultato a lungo termine, assumere il cibo come uno stile di vita. Questo che cosa significa? Che un qualcosa può essere supportato a lungo termine se è sostenibile, cioè se è qualcosa che non ci pesa. Allora qual è l'alimentazione corretta? Quella che ci fa vedere bene perché ci sentiamo bene, quella che ci restituisce il sorriso, il benessere. Dunque le parole d'ordine di questo nostro piccolo discorso insieme saranno equilibrio, completezza, benessere.